Ben ritrovati amici, oggi vi parlo di un libro che si intitola Alpi, ma prima una premessa. Perché ho comprato questo libro? L'ho comprato perché, come sapete, sono un appassionato di montagna e tutto il mio, diciamo così, la mia conoscenza è iniziata sui sentieri, quindi conservo ancora delle cartine tabacco, guardate, sono questa qua è del CAI, ancora 350 lire. Però, e poi le vecchie tabacco, anche le Compass che sono molto utili, tante edizioni tabacco, eccole qua, questa Lire 700, pensa un po', ormai consumata, ereditata ovviamente dai miei genitori, quella ancora doppia, vi ricordate, con dietro la parte geografica e i sentieri dall'altra parte. Fino a quelle più recenti. Poi una cosa che non può mai mancare è la bussola. La mia bussola è stata per anni la Recta, fin tanto che nuovi dispositivi anche nei telefoni col GPS si sono evoluti e quindi eccola qua, la Recta. Chissà quanti di voi l'hanno usata, veramente infallibile, piccola, portatile, leggera, davvero infallibile. Ho messo qui anche, giusto per mostrarvelo, un CD che riguarda i capolavori del cinema di montagna, è una collezione che ho, Stelle e Tempesta, questa qua è di Gaston Rebouffat. Caspita, uno dei grandissimi, andava su come un camoscio, è il caso di dirlo. Una cosa che non può mai mancare prima di arrivare al libro è questo, un libro che vi consiglio, li ho radunati insieme proprio, ora capirete il motivo, il manuale dell'alpinista, PM Pocket, un libercolo che io immaginavo fosse uno dei tanti compendi e invece è strutturato benissimo, ricchissimo di informazioni, ricchissimo, e soprattutto di cose utili. Equipaggiamento, attrezzatura, allenamento, escursionismo, i pericoli della montagna, fondamentale conoscerli, prevedere e affrontare le intemperie, anche questo. Una sezione meteo che è anche fatta bene, posso dirlo perché ho una conoscenza del meteo per altri versanti, ma sempre legata appunto alla fotografia, la scelta degli itinerari, le tecniche di arrampicata, ma poi insomma i nodi, tutto quello che c'è da sapere e mai da sottovalutare in questo bellissimo mondo che è la montagna. E allora arriviamo al libro Alpi. Quando ho cominciato a fare i fototrekking, quindi un bel po' di anni fa ormai, ho voluto estendere la mia conoscenza dalle Dolomiti a tutto l'arco alpino, anche se poi, dir la verità, ho praticato gran poco delle altre valli e delle altre porzioni alpine. Conosco, posso dire, insomma, molto bene le Dolomiti, abbastanza bene il resto della catena alpina. Questo libro di Rizzoli l'ho acquistato proprio con lo scopo di documentarmi, perché oltre che alle immagini che in questo caso sono pescate dalle agenzie, in particolare vi faccio presente l'agenzia K3 di Milano, eccolo qua, le referenze fotografiche le troviamo in coda, che ha fornito davvero tante immagini. La K3 Agency, per chi non lo sapesse, è quella di Marco Milani, che è un signor fotografo, perlomeno nelle montagne, nelle Alpi, e senza dubbio uno che ci va, le pratica e sa di cosa parla. È anche un formato tutto sommato buono, con una buona qualità di carta ed una buona riproduzione fotografica. Non è un'eccellenza, ma è fatto veramente bene, anche da appagare la vista per chi si contentasse soltanto delle immagini. Manca forse di un formato un po' diverso, che appunto sarebbe orientato più verso la fotografia, e invece vedete è a forma, proprio il classico libro in formato verticale, che quando si trova ad avere una panoramica purtroppo è un po' così, diciamo, penalizzato dalla rilegatura che la taglia un po' a metà. C'è un ampio sommario, altro motivo per il quale ho preferito scegliere questo libro rispetto ad altri. Il sistema montuoso alpino, la geologia, i bacini, i ghiacciai, le Alpi nella storia, etnografia, aree protette, alpinismo, insomma una inquadratura di massima che aiuta chi vuole cominciare a documentarsi. Poi io ho il piacere, diciamo, proprio per mio gusto personale, di studiare anche, insomma, approfondire molti di questi argomenti, ma l'infarinatura è buona. E poi la sezione delle nostre Alpi, suddivise qua, diciamo,
classificate sommariamente in questi tre grandi comparti, quelle occidentali, quelle centrali e quelle orientali, con tutte le loro sottoporzioni, quindi le Alpi Noriche, Dolomitiche, Carniche, Giulie, Prealpi Venete, Carsiche, e insomma una bella prefazione, una bella introduzione, un buon modo di appunto approcciarsi a queste meraviglie. Ecco, guardate qua, Emilio Comici che con l'attrezzatura di quel tempo, perché quelli erano, le corde erano ancora in canapa, non c'erano certo degli scarponi tecnici o un abbigliamento straordinario, andava a spasso sui cocuzzoli e faceva dei passaggi di quarto, quinto grado come se niente fosse. Belle le immagini, come vedete, immagini che senz'altro avrete visto anche in altri libri, perché, come ripeto, sono principalmente fornite dall'agenzia K3 di Marco Milani. Ecco qua quello che vi dicevo prima. Peccato per un libro che bisognerebbe andare, vedete, ad aprire così mettendoci le dita sopra. È una cosa che mi piace poco, perché preferisco mantenere le pagine intonse. Però belle immagini corredate appunto da questa didascalia. Ad esempio, Alpi Marittime, c'è tutta la catena con indicate le punte e le altitudini delle punte, quindi molto utile questo tipo di prospetto. E poi una parte invece proprio geografica, la posizione, la nazione, si dividono fra Italia e Francia, le regioni sulle quali insistono queste Alpi, che sono Liguria, Piemonte e Provenza, i gruppi, la cima più alta, le aree protette e così via. Insomma, ben strutturato e anche bello da essere sfogliato, perché le immagini a volte derivano persino da diapositive di grande formato, da negativi di grande formato, quindi la qualità c'è tutta e la resa onestamente è più che accettabile, insomma è anche gradevole all'occhio. Non ci sono quelle immagini sgranate o fatte con il nero tipografico, che non è mai un nero profondo. Qua, come vedete, c'è anche da godersi la vista, e anche con delle belle immagini molto suggestive. Questo è il Monviso. Le immagini sono abbastanza classiche, orientate più al documentarismo che all'effetto o alla ricerca di qualche posizione particolare, se non quella dove proprio uno dei principali autori, vi dicevo, magari si è inerpicato e quindi ci offre una prospettiva un pochettino più soggettiva. Non ci sono persone, se non appunto in qualche rara fotografia, ma giusto anche per dare e comunicare le proporzioni. Mi ero segnato anche una pagina dove si vedeva con chiarezza quanto sono belle queste qua. Sono le nostre Alpi, sono veramente uniche, bisogna dire la verità. Avrete riconosciuto il sasso piatto, il sasso lungo, la punta Grohmann, dove si vede appunto questo è un teleobiettivo, una foto che per un po' di tempo, i primi anni, foto come queste io le ho inseguite comprandomi i primi teleobiettivi, addirittura pensate un catadiriottico, un 500 mm di una marca che ora non mi ricordo nemmeno, indecente. Poi pensate, con la pellicola, peggio che peggio. Ecco qua, volevo mostrarvi questo piano con questa progressione dal prossimo all'infinito, veramente molto, molto godibile. Ed infine troviamo le referenze, la bibliografia, troviamo l'indice delle montagne fotografate, quindi non più per pagina ma per montagna, quindi Cervino, Colnudo, Gruppo del Cevedale, Lago Finestra, le referenze fotografiche che sono quelle che vi ho mostrato prima. E il libro si chiude così. Secondo me un buon libro istruttivo, anche se oggi come oggi mi rendo conto, amici, le risorse che possiamo trovare nel web sono davvero quasi infinite, mi verrebbe da dire, e magari dei libri che a metà strada fra il didattico e il così fotografico forse non trovano più un ampio margine di vendita. Però per gli amanti come me, insomma, proprio del libro, di avere qualcosa di fisico in mano e sapere anche dove andare a cogliere, perché mi ricordo di aver letto, forse magari ho anche segnato, è senza dubbio un ottimo spunto.
A voi tutti amici grazie e alla prossima!